a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme la recensione di questo nuovo filato di casa Tessiland chiamato Gaga. Intanto vi informo che si tratta di un 100% acrilico disponibile in varie varianti. Detto questo, abbiamo un gomitolo da 100 grammi, lungo circa 120 metri e gli uncinetti da utilizzare sono consigliabili dal 5 al 6, mentre per quello che riguarda i ferri parliamo del 7 o dell'8. Infatti, come già possiamo vedere, anche senza aprirlo, lo spessore del filato è piuttosto importante. Vediamolo un pochino più nel dettaglio. La sfumatura, vi faccio vedere il gomitolo aperto. La sfumatura è particolare perché abbiamo dei tratti piuttosto lunghi, come vedete nel mio caso della variante panna, alternati a tratti piuttosto lunghi della variante gialla, che poi vanno invece a, vedete, sporcarsi un pochino con gli altri colori presenti. Anche in questo caso vi faccio vedere, ecco, questa parte l'abbiamo davvero un po' macchiata quasi, no? E quindi la sfumatura non è costante, ma cambia. Abbiamo visto anche nel sito il telino lavorato a maglia, quindi ai ferri, ma non abbiamo avuto ancora l'onore di vedere come si comporta il Gaga lavorato ad uncinetto. Ed eccomi qua in soccorso, abbiamo circa 15 cm di lunghezza. Ho coinvolto tutti i colori lavorando con un uncinetto 7 a maglia bassa. Ecco quello che ci troviamo di fronte. Ovvio che difficilmente realizzeremo, a meno che non vogliamo strutturare un capo con mattonelle, difficilmente realizzeremo un pannello di questa dimensione. Però già in questo modo vediamo con la maglia bassa come vanno poi a concatenarsi le varie sfumature. Abbiamo le parti più lunghe, vedete, che addirittura ci portano a realizzare anche righe intere da un colore unico, e parti invece alternate. Vedete? A me non dispiace questo tipo di sfumatura. Il filato per i miei gusti è un po' troppo spesso, ma non per questo non ho già in mente un progetto interessante da realizzare, e a questo proposito vi voglio coinvolgere. Vorrei realizzare un maxi pull, uno di quei maglioni belli importanti, anche un po' grossolani, da utilizzare anche come abito, come mini abito, come maglione comfort da abbinare magari a un paio di leggings color panna, perché no, o anche arancio in questo caso. Fatemi sapere cosa ne pensate e che tipo di progetto realizzereste voi. Al tatto rimane molto morbido, anche se non è il mio preferito. Ho trovato in casa Tessiland dei filati che mi hanno soddisfatta molto di più dal punto di vista della lavorazione. Ovviamente il risultato finale è sempre molto confortevole. Spero che si possa capire la morbidezza effettiva del prodotto e spero che questo tipo di recensione vi sia piaciuta, breve ma intensa, per vedere un pochino più da vicino i filati che vediamo nelle fotografie, che magari non riusciamo a cogliere, no? Nelle foto non si riesce mai a cogliere l'essenza del filato, e quindi eccomi qua a cercare di darvi una mano e di darmi una mano, perché io stessa mi trovo spesso in difficoltà. Consiglierei questo filato? Sì, per realizzare dei capi piuttosto importanti, quindi appunto un maxi pull lo consiglierei, anche dei cardigan qualora foste interessati ad avere un impatto importante e particolare, perché sicuramente la lavorazione del filo con questa sfumatura vi dà una grande mano anche se andate a strutturare dei punti piuttosto semplici. Non andrei magari a realizzare degli abitini, perché lo spessore del filato ingoffa un pochino, perlomeno come voi sapete il mio punto di vista rimane sempre quello: il filato troppo spesso sulla mia fisicità stona un pochino, ma qualora voi foste delle fan, vi piace come vi sta indosso un filato più spesso, assolutamente libere di utilizzarlo come preferite. Fatemi sapere se vi è stata utile questa occhiata ravvicinata a una delle novità. Consigliatemi qualche altro filato da recensire qualora foste curiosi e aveste qualche dubbio, e io vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto e a seguirmi su tutti i miei social. Vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento al prossimo video.